Lo sapete che non si chiama tricotin ma tricotin? No, vabbè, il mio francese non è proprio perfetto. Comunque non si dice tricotino o tricotin come tutti dicono, ma in realtà è una parola francese che significa maglieria, e quindi andiamo a vedere come si usa per andare a realizzare le nostre scritte. Ed eccoci qua, sono qui con il mio tricotin e come vi dicevo la pronuncia non è perfetta, spero non ci sia nessun francese che sta seguendo questo tutorial. E questo è quello automatico, cioè in realtà è manuale, nel senso che va utilizzata sempre una manovella, però è automatico nel senso che la maglia all'interno verrà realizzata in maniera totalmente automatica. Prima di procedere, quindi prima di farvi vedere bene come si realizzano le scritte, ma soprattutto come si utilizza questo strumento, voglio farvi vedere quali sono i gomitoli che io andrò a utilizzare. Io normalmente uso questi, ve ne faccio vedere alcuni, ce ne sono di diversi colori. Queste confezioni le trovate anche su Amazon, sono dei mini, proprio mini, guardate in proporzione alla mia mano, dei mini gomitolini, sono da 10 grammi, 29 metri di lunghezza e possono essere utilizzati con uncinetti 3 o 4, quindi comunque questa è la dimensione che vi occorre. Non vi consiglio di utilizzare dimensioni più piccole o più grosse dei vostri filati. Questo è 100% cotone. Ripeto, ci sono di diversi colori, quindi potete andare a scegliere quello che vi piace di più. Secondo me vanno benissimo per fare le scritte, non costano neanche tantissimo. Vi lascerò comunque come sempre il link in descrizione. Voi lo sapete che comunque in descrizione trovate tutti i miei preferiti di Amazon, quindi tutti i prodotti che vado ad acquistare su Amazon li inserisco nei preferiti, in modo che voi possiate avere, diciamo, il lavoro facilitato quando avete bisogno di qualcosa. Ora partiamo e riprendiamo il nostro strumento. Scegliamo un colore. In questo caso qui io andrò a prendere questo colore che è un violetto. E che cosa bisogna andare a fare? Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è che questo strumento è dotato prima di tutto di una manovella che va inserita. Vedete che questa qui si stacca, provo a togliervela un attimo perché è un po' dura, eccola qua, si stacca e si inserisce qua all'interno. Vi faccio anche vedere qual è quello che sto utilizzando io. È questo qua a marchio Prim. Dopodiché questo strumento ha anche un pesetto piccolino che andrà poi agganciato al filo. Quindi adesso iniziamo e la prima cosa che andiamo a fare è quella di inserire il filo all'interno di questo strumento. Provo a farvi vedere un pochino più da vicino. Allora, la prima cosa che dovete controllare è questa scanalatura. Vedete che c'è questo foro, quindi prendiamo il nostro filo, ovviamente togliete un pochino di filo dal gomitolo prima e andiamo a inserirlo qui all'interno in questo modo qua. Quindi inseriamolo, spero che riusciate a vedere, qui, quindi in questo foro che vi ho fatto vedere. Poi qua sopra vedete che c'è un'altra scanalatura, faccio vedere ancora un pochino più da vicino, vedete che c'è questa piccola scanalatura, ecco, inseritelo qua in questa scanalatura e poi andiamo a inserirlo all'interno del foro centrale, vedete? Così, quindi cercate di tenerlo molto morbido in modo da far scorrere il filo qua all'interno e poi farlo uscire dalla parte di sotto. Ecco, vedete che qua sotto è uscito il filo. Ecco, a questo punto dobbiamo fare un piccolo cappio, quindi prendiamo il filo, ripeto, fatelo uscire un po', fate il cappio in questo modo, così, vedete che ho fatto un piccolo cappio, e ora andiamo a prendere il peso che è questo e agganciamolo in questo modo. Poi
Per il momento il peso poggiatelo sul piano di lavoro, dopo invece no, dovrà rimanere sospeso. Ora guardiamo bene come è fatto questo accessorio, vedete che ci sono tanti uncini qua, ogni uncino si apre e chiude automaticamente grazie a una levetta, che però eventualmente se non vi si apre o non vi si chiude potete aprire manualmente. Diciamo che in linea di massima però dovrebbe aprirsi e chiudersi normalmente. Ora all'inizio è un pochino, tra molte virgolette, un pochino più complicato. Cosa dobbiamo fare all'inizio? Per prima cosa è quella di agganciare il nostro filo con l'uncino, quindi giriamo la manovella. Ora, una volta che abbiamo girato la manovella, dobbiamo fare molta attenzione perché dobbiamo spostare il filo, provo a farvelo vedere così con l'uncino, e stando attenti ovviamente a non farlo uscire dal precedente. Dobbiamo fare uscire il filo in modo che non prenda il secondo, vedete che così il secondo non l'ha preso, spostiamolo bene, vedete che il secondo non l'ha preso, però il terzo invece lo deve prendere, quindi andiamo a farlo entrare all'interno così. Quindi in pratica il primo lo deve prendere, il terzo lo deve prendere e il quarto di nuovo non lo deve prendere. Quindi quando stiamo per arrivare al quarto, di nuovo solleviamo il filo, spostiamolo leggermente così, quindi dal lato opposto, per non farlo entrare. Ora abbiamo fatto entrare nel primo, nel terzo è buon, quindi il secondo e il quarto li abbiamo lasciati liberi. A questo punto inizia il giro vero e proprio, quindi andiamo e facciamolo entrare su tutti. Attenzione che si chiudano bene le levette, però ora dobbiamo mettere questo in sospeso, cioè il nostro peso deve rimanere ben agganciato qua, vedete, e lo mettiamo in sospeso. Quindi adesso mi sposto leggermente per lasciare il peso appunto in sospeso e vado a fare così, quindi vado a far sì che prenda tutte le maglie, vedete? Allora è corretto quando vedete che piano piano entra all'interno di questo foro centrale. Se non entra all'interno di questo foro centrale vuol dire che avete sbagliato qualcosa, quindi attenzione anche che prenda tutte le maglie. Ora andiamo avanti fino a quando non diventa un pochino più lungo, lo potete controllare da qua sotto. Vedete che dopo veramente pochissimo tempo, provo a farvi vedere anche un pochino più da vicino, si forma appunto questo tubolare. Controllate anche sempre bene dall'alto, deve essere così, altrimenti se non vi risulta questa forma il tubolare non vi verrà mai perfetto. Quindi a questo punto continuiamo e cerchiamo di farlo della lunghezza necessaria a seconda della scritta che intendiamo realizzare. Quando il nostro tubolare è diventato relativamente lungo, diciamo così, poi dipende molto anche dalla scritta che vogliamo realizzare, però possiamo cominciare a fare un controllo per capire se dobbiamo aumentare, cioè quindi farlo ancora un pochino più lungo o meno. Per fare questo controllo andiamo a prendere un foglio come questo dove è stata inserita la scritta. Quindi io adesso in questo caso l'ho stampato con Cricut Design Space, ma potete stamparlo con un qualsiasi programma, anche un semplice Word, e quindi andiamo a posizionare senza sganciarlo chiaramente dal nostro tricoten. Andiamo a fare una piccola prova di questo genere, quindi andiamo a posizionarlo, vedete, in questo modo, e andiamo a vedere appunto se il tubolare è sufficiente o meno. Come potete notare in questo caso ancora non lo è, quindi andiamo avanti fino a quando sarà sufficiente. Il mio consiglio è quello di farlo sempre un pochino più lungo, eventualmente per sicurezza, non di tanto, magari anche solo di 1 centimetro o 2, in modo che nella peggiore delle ipotesi togliete qualche maglia, ma aggiungerlo ovviamente sarebbe impossibile. Quindi andiamo avanti, facciamolo un pochino più lungo e poi andiamo a vedere come procedere. A questo punto vedete che il nostro tubolare è diventato un pochino più lungo, chiaramente considerate sempre che c'è anche questa parte interna. Facciamo proprio un'ultima prova velocissima per capire se indicativamente
può andare bene di questa dimensione. Dico proprio indicativamente perché è difficile proprio vedere se è perfetta la misura. Per quello vi dico sempre, fatene sempre una piccola quantità in più. Ecco, vedete che più o meno ci siamo con la scritta. A questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, togliamo prima di tutto il foglio e poi dobbiamo fare una cosa di questo genere, cioè normalmente andavamo avanti, dobbiamo muovere in pratica al contrario, vedete, così piano piano si sganciano tutti, quindi tutti gli uncini vanno a sganciare la maglia. Attenzione che vengano sganciati correttamente, questo è un momento diciamo in cui dovete proprio porre molta attenzione. Ecco qua, quando si è sganciato del tutto, vedete che adesso la maglia è completamente sganciata, andate a tagliare, lasciatelo sempre un pelino lungo comunque il filo, andate poi a tagliarlo così e poi semplicemente tiratelo da qua sotto, quindi dalla parte dietro. Ed ecco qua, questo è il risultato che ottenete. Bisogna però adesso andare a chiudere. Per chiudere avete bisogno o di un ago o preferibilmente di un uncinetto, quindi un uncinetto 3,5. Ora con l'uncinetto andiamo a prendere prima le prime due maglie, quindi queste, vedete, e andate a se sapete usare diciamo indicativamente anche non benissimo l'uncinetto, andate a inserire in pratica una maglia dentro l'altra e poi andate a prendere le altre due in modo da chiudere il tutto. Quindi prendete anche questa, fate sempre la stessa cosa, quindi fate una maglia bassa e poi anche con l'ultima, in pratica fino ad andare a chiudere completamente. Infine prendete anche questo filo qua, quindi il cordoncino rimanente, e appunto chiudete del tutto così. Ora tirate questo filetto, questo filo diciamo che è rimasto, e chiudete in questo modo qua, quindi fate un nodino praticamente in modo che la maglia non si apra. Ora, una volta fatto una cosa di questo genere, andiamo a prendere del filo metallico. Andiamo a prendere del filo metallico di questo genere, quindi che sia diciamo lo spessore, decidetelo voi, ma chiaro che non è che serve spessissimo neanche sottilissimo, però deve essere abbastanza facile da modellare, proprio perché dobbiamo andare a fare le nostre scritte. Un'altra cosa che vi consiglio di prendere sono delle pinzette di questo genere, che sostanzialmente sono delle tronchesine che vedete vi consentono di tagliare il filo metallico con estrema facilità. Vedete che è stato tagliato molto facilmente. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo andare a inserire direttamente il nostro filo metallico all'interno del tubolare, ma se volete un consiglio potreste andare a rivestire, per così dire, con qualcosa che può essere per esempio un nastro carta o della colla a caldo la punta, perché se non è ben rivestita mentre lo inserite all'interno del tubolare spesso si rompe la maglia. È proprio un classico, specialmente quando si è all'inizio, penso che sia capitato a tutti, me compresa. Quindi nel caso prendiamo una semplice pistola con la colla a caldo o, ripeto, del nastro in carta, e andiamo a mettere un pochino di colla qui tutta intorno. Dovete fare un piccolo spessore, cioè non una cosa esagerata, e attendiamo poi un minutino che si asciughi, perché sul filo metallico impiega un pochino di più, in modo appunto da non rovinare il tubolare. Una volta che la colla a caldo si è asciugata, andiamo a prendere il nostro tubolare e andiamo a inserirlo qua dentro. Diciamo che la prima parte è un pochino più difficile, proprio perché teoricamente è chiuso, quindi dovete solo fare un pochino più di attenzione. Allora, andiamo a inserire adesso il filo metallico ovunque. Vi consiglio di tagliarlo sempre alla fine, non tagliatelo prima, perché
sicuramente me ne serviva un pochino di più, quindi facciamo una cosa di questo genere con molta attenzione, perché altrimenti esce dai vari fori, quindi dalle varie catenelle. Quindi piano piano facciamolo entrare bene dentro fino alla fine del nostro tubolare. Una volta inserito tutto il tubolare all'interno del filo metallico, mi raccomando, tirate bene all'ultimo, bene bene bene, quindi controllate tutto, così. Ecco, una volta arrivata alla fine andiamo a tagliare, ma inizialmente, come sempre, vi consiglio di tagliarne un pochino più in là, meglio poi tagliarlo dopo alla fine, perché proprio perché se non l'avete tirato in maniera perfetta potrebbe poi non bastarvi il filo, quindi lasciate sempre un pezzettino piccolo. Andiamo a tagliare il filo metallico e poi vediamo come realizzare la nostra scritta. Una volta tirato proprio bene 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 il filo, vedete che se vogliamo lo facciamo andare anche un pochino più su, piegatelo bene così all'interno. Ovviamente poi non dovrà uscire dal tubolare, quindi eventualmente facciamo tagliamo ancora un pezzettino, però andiamo sempre per sicurezza a mettere un filo di collacaldo. Vedete, io l'ho già piegato così in realtà, però mettete anche un filo di collacaldo per evitare che semmai non deve uscire, in realtà se lo fate bene non deve uscire, però se mai per caso qualcuno rompe il tubolare almeno non si ferisce. Quindi sempre come rivestimento, come abbiamo fatto prima. Ora a questo punto riprendiamo il nostro foglio e andiamo a mettere in corrispondenza della nostra scritta stampata il tubolare, quindi andiamo a costruirla in questo modo qua, semplicemente così. Vedete che adesso ovviamente tiene molto di più perché all'interno c'è un filo metallico, quindi proseguiamo e andiamo avanti con tutte le lettere. Ed eccola qua, guardate che carina la scritta. Io adesso ho aggiunto anche una sorta di cuoricino, potete eventualmente anche aggiungere qualche decorazione, specialmente qua dove è doppio, quindi c'è una piccola sovrapposizione, potete mettere per esempio una piccola decorazione così, una farfallina o un fiocchetto, poi dipende dove volete inserire la scritta. Le scritte si possono fare per esempio per i fiocchi nascita, ma anche per la decorazione abbigliamento, veramente potete fare tante cose con questo tipo di scritte. Quindi andiamo a incollare un attimo questa farfallina qui al di sopra e poi vediamo il risultato finale. Eccolo qua, un piccolo esempio del risultato finale che possiamo ottenere con queste scritte, ma ripeto è solo un esempio perché c'è la possibilità di fare 1000 applicazioni differenti. Scrivete nei commenti se avete dei dubbi, oppure se magari avete già usato questa tecnica e magari utilizzate comunque degli strumenti diversi o dei metodi diversi. Vi ricordo come sempre che potete trovare tanti altri tutorial sul sito internet mycricut.it e sui vari canali Instagram, TikTok e Facebook, e potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.